ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre qui in alto di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Giardino Piede dell'Etna. Oggi sto facendo un video un pochino diverso perché voglio passare, diciamo, queste esperienze che ho avuto a alcune persone che hanno un po' di dimestichezza, diciamo, insomma, a mettere mano a sbondare qualcosa, insomma, un pochettino fai da te, diciamo. E come dicevo, mi è capitata questa avventura che io voglio passare alle persone che quando hanno qualche problema, insomma, prima di portarla ad aggiustare, poiché sta in una stupidaggine, e la possono aggiustare anche loro. Io oggi vi spiegherò. Questa è una motozappa ed è una marca tedesca, mi sembra che GJLO. Ora vi faccio vedere meglio, state vedendo qua GLO, questo qua. E niente, questo mi ha fatto, insomma, non mi ha dato mai disturbi questa motozappa, e niente, ho lavorato il terreno i primi tempi, insomma, stentavo un pochettino a camminare, insomma, come se fosse che ci arrivava poca benzina, e poi l'altro giorno, quando ho lavorato il terreno, che ho fatto la semina delle fave, non ne voleva sentire di mettere a moto. Di mettere a moto sì, ora vi spiego un pochettino, guardate. Di mettere a moto sì, perché me l'appoggio qua. Di mettere a moto sì, perché io premevo la pompetta, questa qua, per modo che la benzina esce di qua. Premevo, non so se si vede la pompetta, che c'è questa qua, premevo così. Questo serve per riempire, diciamo, la vaschetta del carburatore, e poi esce un pochettino di benzina di qua e uno può mettere a moto. E mettevo a moto, solo che dovevo accelerare troppo, perché c'erano, ora vi dico come si chiamano, c'erano questi due, diciamo, bulloni di dentro, sono specie di filtri. Erano otturati, c'era terra, insomma, ruggine nel serbatoio, c'era tutte queste cose, diciamo, e niente, ho spuntato, perché insomma io sono una persona che mi metto un pochettino avanti, però dove posso arrivare, giusto, dove posso arrivare, non è che uno può fare tutte cose, dove posso arrivare. E niente, ho spuntato queste due vie, questa qua è, diciamo, un bullone, questo qua è che c'è, si vede un pochettino male, un attimino, prendo quello là, quello che si vede un attimino, che l'appoggio. Allora, questo qua accende il bullone della vaschetta. Praticamente appena ho smontato questo bullone c'era, diciamo, è un tipo un sifone, diciamo, dove c'era tutta la ruggine, terra e quella che era, e questo qua l'ho pulito. Però il problema non era questo qua, il problema era questa qua. Questa è una vite, diciamo, che regola il passaggio, diciamo, dalla benzina. Ci sono i fori, io l'ho smontata, era tutta otturata, praticamente il buco era piccolino, perciò quando ci andava la benzina, ci svuotava il galleggiante, questa cosa, diciamo, non faceva passare più, perché non aveva, diciamo, il passaggio della benzina. Perciò appena ho pulito questo qua, questo e questa qua, questo è il bullone della vaschetta, e la vite per regolare, diciamo, il passaggio della benzina, che poi c'è la pompetta, è messa a moto magnificamente. Insomma, ho trovato il problema, perché il problema, grazie a Dio, era qua. Poteva essere anche, ho controllato anche la candela, poteva essere anche la candela ce l'ho cambiata nuova, e niente, la candela tutta a posto, e niente. Poi ho lavorato il terreno
magnificamente, insomma ha pescato la benzina magnificamente e poi l'ho messa qui di lato. Ora io voglio dire, se avete dei problemi, io sto facendo questo video soprattutto, non è che sono un meccanico, però sono una persona che insomma mi spocco le mani, ovviamente deve avere un pochettino di praticità per sfondare, per farle come si deve sfondare. Voi contate, a volte c'è i bulloni, i giri, quelli che sono approssimativi, insomma come si smonta si deve montare, sia anche per le condizioni, sarà attenti che ci sono le condizioni, per tante cose. Due, poi il difetto, anche se non metto a moto, può essere anche, che so, a parte la candela, può essere anche, che so, la bobina che c'è qui dentro il volano. Questo qua è il filo, stai vedendo? Questo è il filo che porta alla bobina, questo è il filo che porta alla bobina che è qui dentro all'interruttore per spegnersi, che c'è, che è qua, questo qua, l'interruttore per spegnersi, questo qua, questo è l'interruttore, preme e si spegne. Praticamente premendo non fa arrivare più, diciamo, diciamo, toglie la corrente, va, e non fa arrivare più corrente, diciamo, alla candela e si spegne. Poi ovviamente possono essere tante cose, la benzina se è chiusa, che so, può essere anche, insomma, qualsiasi cosa può essere, insomma io vi sto dicendo qualsiasi cosa perché per il fatto che se non batte, giusto, questo qua se non batte la motozappa, perché può essere anche la benzina che non c'è, insomma dovete guardare un pochettino tutto prima di andare a portarla a far aggiustare, se uno ha la capacità ovviamente di mettere le mani per smontare tutte queste cose, e niente, poi possono essere tante cose se non metto a modo. Insomma io ho smontato queste cose, ho pulito, questa è questa qua qui dentro qua, questa è la coppa, non so se si vede, qua di dentro qua, questa è la coppa che c'è il galleggiante, perché il galleggiante poi si riempie e mano a mano fa passare la benzina. E poi da questo tubo che scende di sopra, insomma di dietro c'è la vite per il minimo. Insomma questo è un carburatore, diciamo, di questa motozappa, che è il modello ILO, che è una marca tedesca tipo L101L. Questo è il numero 100. Questa motozappa è la 100ª motozappa che hanno costruito. Questa casa, diciamo, tedesca fa diverse, non so se era del 1920, insomma, fino ad ora fa molti motori, anche motozappa, insomma fa un pochettino di tutto questa casa, questa marca di motore, diciamo. E niente, allora io vi volevo dire solamente queste cose, perché quando la motozappa non vi parte, insomma, può essere tante cose, possono essere che se non ci arriva la candela, poi che so, vedete il filo con il test, se ci arriva la corrente, diciamo, alla bobina, se è la bobina, se non è la bobina può essere la pepetta, questa qua è il filo, insomma, perché di dentro c'è la bobina, vediamo se è annuvolato, di dentro c'è la bobina che passa questo filo, che poi il filo tramite il volano che c'è, quando si mette a moto, manda la corrente giusta per fare poi la corrente dalla pipetta che porta alla candela per fare lo scoppio, perché la corrente giusta dalla bobina alla candela e fa lo scoppio. Può essere tante cose. Questa qua è la bobina, se è tutto a posto potete vedere se diciamo l'assemblaggio qua che c'è dalla pipetta, può darsi che è rotto, insomma dovete guardare un pochettino tutto prima di portarla a aggiustare. Io ho avuto questo problema e l'ho risolto, ho pulito, ho smontato prima questa qua, il bullone della vaschetta, l'ho pulito perché c'era un sacco di ruggine, terra, insomma era proprio plessata tipo cemento, e poi qua era tutto otturata, perché mano a mano che la benzina scendeva, che si riempie galleggiante,
che poi passa di qua, che spinge la benzina del pistone, che poi fa lo scoppio. Invece era tutto otturato e l'ho aggiustato. Va bene, allora io non voglio più prolungare il video, perché è inutile, insomma, prolungare il video e dire sempre le stesse cose. Insomma, io vi ho spiegato che possono essere, la maggior parte, quando non vi parte, diciamo, la motozappa, o sia la motosega o quello che sia, di guardare sempre i bulloni o il filtro di sopra, insomma, e bisogna vedere che capolatore è, dove si sono otturate dalla sporcizia, diciamo. Le pulite con la benzina, quelle che sia, e le montate. E io l'ho smontato, ho pulito tutto e poi li ho montati, ha messo a modo al primo colpo. Ovviamente diamo prima la pompetta che esce benzina. Guardate, ve lo faccio vedere, apriamo la benzina, vediamo se si vede. Forse non sta pescando perché è un po' inclinato, vediamo ora. Vedete che sta uscendo? E perché era secco, vedete che sta uscendo la benzina, vedete come gocciola, vedete come è uscita la benzina, la pompetta. Questo significa che già c'è la vaschetta che è piena e la motozappa può partire. Ora chiudiamo la benzina e la motozappa parte. Poi mano a mano che parte diamo gas, diciamo, e entra a tra benzina che poi si consuma. Va bene, allora io vi ho spiegato su per giù i problemi che mi è successo a me. Vi sto spiegando che possono essere questi due bulloni, il bullone della vaschetta e il bullone, diciamo, la vite che regola, diciamo, il passaggio della benzina. Possono essere questi due, quando può essere la candela, può essere il filo della pipetta, può essere la bobina, insomma possono essere diverse, può essere anche un filo indorotto, può essere il filo dell'acceleratore. Insomma, guardate tutte queste cose prima di andare a portare, diciamo, la motozappa, e non soprattutto che, diciamo, ci toglie, diciamo, la comodità a noi di lavorare. Se uno sta lavorando il terreno e ci serve la motozappa, e perciò con questa stupidaggine io l'ho risolto, e lo stesso giorno, diciamo, ho perso neanche mezz'oretta per pulirlo, e poi ho lavorato il terreno, che ho fatto la semina, diciamo, delle fave, che poi metterò il video sul mio canale. Nel frattempo anticipo anche in video quando sarà il momento, perché sto facendo un video integrale dalla semina alla raccolta delle fave. Stamattina, anzi vi anticipo anche questo qua, stamattina ho fatto la semina dell'aglio, che sto facendo sempre un video integrale dalla semina fino alla concimazione, fino alla raccolta, diciamo, che poi caricherò quando sarà il momento, l'anno che viene, sul mio canale. Va bene, allora io non voglio più prolungare il video, mi alzo un pochettino. Vi ho spiegato, diciamo, che cosa può essere se uno ha la motozappa o il motocoltivatore o la motosega, insomma, che ha i carburatori. Prima se non parte la benzina si spegne, diciamo. Insomma, a me mi ha fatto questo problema. Possono essere tante cose, anche la palmitta, diciamo, che è otturata, che non fa, come si dice, si ingoffa, tipo che non c'ha più, perché essendo che è piena, o non fa uscire, diciamo, l'aria del scoppio del cilindro della benzina, non fa uscire l'aria, perciò si può ingoffare anche. Insomma, possono essere tante cose, controllate, e se avete la capacità un po' di dimestichezza, diciamo, aggiustate, diciamo, i vostri attrezzi. Va bene, io non voglio più prolungare il video, spero che questo video vi sia d'aiuto e vi è piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando cado un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni Giardino ai piedi dell'Etna, ci vediamo al prossimo video, ciao e una buona giornata.